Ciao ragazzi! Ciao a tutti! Eccoci qui dal nostro van. Ci eravamo lasciati che la polizia ci stava scortando verso un nuovo posto, più sicuro. Ed eccoci qui, siamo arrivati al villaggio. Siamo al villaggio de Las Coloradas, è un villaggio di pescatori nello Yucatan in cui vivono più o meno 2000 persone. Noi con il nostro van ci siamo posizionati vicino alla spiaggia. Siamo in una posizione strategica perché arriva un po' di vento dal mare, c'è il sole durante tutto il giorno, quindi il pannello solare si ricarica. Sostanzialmente non cambia di molto la situazione rispetto a prima, se non che possiamo approvvigionarci senza dover fare 7 km. È comunque un posto più sicuro perché proprio qui a 50 metri dove siamo ora c'è il commissariato della polizia e quindi ci sentiamo molto più al sicuro. Ricordiamo che il villaggio in cui siamo è chiuso in entrata e in uscita da circa un mese. Nessuno può entrare o uscire, neanche le persone che vi abitano. Entrano solo alcuni camion per approvvigionare i negozietti che ci sono in questo villaggio, con molto controllo all'ingresso del paese. Può entrare il gas, la frutta, la verdura, il cibo in generale e tutti gli altri beni di prima necessità. Prima di fermarci nella spiaggia deserta avevamo pensato proprio a questo villaggio, però poi confrontandoci ci siamo detti ma forse è meglio non far preoccupare la popolazione perché comunque siamo stranieri e sappiamo come oggi la popolazione vede noi stranieri proprio a causa del virus. Perciò ci siamo spostati in quella spiaggia deserta. E abbiamo parlato con la polizia, ci hanno accolto molto bene, la polizia ci ha invitato a rimanere qua nel villaggio perché è più sicuro e anche gli abitanti ci hanno accolto in modo molto ospitale. Inoltre sono stati avvertiti dal commissario, che è un po' il sindaco di questa comunità, che ha provveduto a mandare un messaggio su un gruppo WhatsApp agli abitanti del villaggio dicendo che noi comunque eravamo in questa zona da molto tempo e di non preoccuparsi. Noi ci sentiamo molto più accettati e molto più al sicuro, di conseguenza non diamo preoccupazione agli abitanti del posto. Oltre alla sicurezza ci sono varie comodità in più. Innanzitutto c'è il bagno a 100 metri con le docce, quindi non dobbiamo usare il nostro WC chimico e la nostra doccia esterna. Ci sono piccoli negozietti dove poterci rifornire con beni di prima necessità, c'è l'acqua che possiamo ricaricare. Gli unici limiti sono che non possiamo prelevare perché non ci sono ATM, bisogna andare in città che è a 70 km, non c'è un grosso supermercato dove rifornirci. Gli abitanti di questo villaggio sono veramente generosi e molto solidali nei nostri confronti perché hanno capito la nostra situazione. Sono le 6:30 di mattina, è passato un signore che lavora e vive qua nel villaggio che ci ha portato un po' di spesa che è riuscito a fare alla città più vicina e non ha voluto niente in cambio. Abbiamo insistito per dargli un po' di soldi ma non ha voluto. Senza che noi chiedessimo niente ci hanno portato delle banane che qui non si trovano, delle mele, questo è un bagnoschiuma, dei cracker, del tè al limone, questo è da mettere nel latte, una marmellata. Sono cose che qui non si trovano. Ci ha fatto tanto piacere riceverle, non hanno voluto neanche dei soldi. I primi giorni ci hanno portato del cibo, del pesce, è stata veramente una dimostrazione di solidarietà importante a cui noi vogliamo ricambiare. L'unico piccolo problema è che i negozi non hanno la possibilità di pagare con la carta di credito e noi tra un po' finiremo i nostri contanti perché non ci sono neanche ATM. Per risolvere questo problema c'è una persona autorizzata a fare avanti e dietro per la città che preleverà i soldi per noi.
noi. Questo ci dà parecchio sollievo. In questo villaggio, come dicevamo l'altra volta, non ci sono persone positive al Covid, per fortuna, e hanno preso subito precauzioni chiudendolo. Tutte le attività sono state preventivamente chiuse, anche la pesca, la gente rimane prevalentemente in casa. È proibito girare dalle 10 di sera alle 5 di mattina, è proibito acquistare birra durante tutto il giorno per evitare assembramenti. Molti lavoratori e anche i pescatori stanno già ricevendo un contributo dallo Stato. Il nostro viaggio quindi da un mese si è interrotto, però la situazione per ora non ci sta pesando molto perché siamo veramente fortunati, siamo in un posto fantastico vicini al mare, ci sembra di stare all'interno di un documentario perché vediamo un sacco di animali, natura che ci circonda, ogni giorno scopriamo cose nuove. Siamo comunque in una zona molto frequentata dal turismo che è stata chiusa un mese fa. Vi lascio immaginare, ci sono dei posti fantastici e cerchiamo di farvi vedere qualche immagine che abbiamo registrato per voi.